nostra. Io sono Aurelio Brevi, amministratore delegato della ORP Stampi, azienda nata nel 1980 da un'idea di 2 o 3 amici al bar e abbiamo iniziato questa avventura. Dall'80 ad oggi abbiamo fatto parecchia strada e siamo soprattutto dal punto di vista tecnico e tecnologico cresciuti tantissimo. Noi progettiamo e produciamo stampi e similari per articoli in gomma, canali freddi, silicone liquido e quant'altro. Abbiamo fatto una ricerca di mercato, è durata un paio d'anni, abbiamo testato un paio di questi sistemi che il mercato offriva. Tra questi è venuto spiccato la potenzialità e il modo di operare di Moldex 3D e abbiamo scelto Moldex 3D nel ormai credo lontano 2017, sì. Sono 7 anni che usiamo questo sistema. Questo perché oggi non ci possiamo più permettere di fare uno stampo e lasciare che lo stampatore fornisca un risultato più o meno secondo le aspettative, perché non si può più sbagliare, per cui bisogna anticipare quello che è il flusso della mescola, l'entrata della gomma, il percorso che deve fare, la potenza della pressa. La sfida era invece fare delle simulazioni dal punto di vista di iniezione, quindi dal punto di vista stampo, dal punto di vista stress della mescola e dal concetto appunto dell'iniezione, se potevano esserci delle complicazioni nei concetti del riempimento della cavità, dello stress che subiva la gomma sulle pareti dove c'erano queste finiture. Abbiamo visto che abbiamo avuto delle risposte positive dal simulatore, perché ci venivano evidenziate appunto nel passaggio dello stress della mescola, e con questi dati abbiamo potuto portare a termine le simulazioni. Magari qua poi facciamo vedere. Okay. L'unico software che ci ha dato la garanzia di poter vedere questi micro dimples è stato Moldex 3D. L'abbiamo appunto messo alla prova facendo dei test anche con altri simulatori e abbiamo avuto risposte positive appunto proprio nella pratica a livello appunto della simulazione. E quindi l'occasione di metterci in casa un simulatore dove si poteva unire quello che è l'esperienza del fattore umano insieme a quello che è invece l'opportunità che ti dà il supporto informatico, e quindi di uno strumento che possa aiutare in certe problematiche. Provo a pensare soprattutto di Moldex 3D è sempre utile, oserei dire in certi casi fondamentali, perché le simulazioni di iniezione, più il simulatore ha in pancia, se si mettono più dati riceve, più dati riusciamo a fornirgli che rispettano la realtà, e più riesce a simulare una situazione che si avvicina di più a quello che poi sarà il risultato finale. Questo l'abbiamo testato, a volte è fondamentale, visto che si parla anche di stampi più complessi, anche lì riuscire ad avere, tra l'altro la banca dati di Moldex ha dei materiali è molto ricca, e si possono trovare già appunto oltre al supporto del laboratorio taiwanese, abbiamo già qua alcuni materiali standard che vengono usati dai nostri clienti, e quindi si riesce a fare delle simulazioni appunto sempre con l'obiettivo di avere il minor numero di problemi successivi che poi
Sì, silicone liquido e LSR, anche lì oserei dire un passo tecnologico ancora più avanzato rispetto allo stampaggio gomma dei termoplastici in generale, perché la precisione è ancora più elevata. Abbiamo necessità di avere delle iniezioni molto più calibrate e quindi i problemi potrebbero essere ancora maggiori. Gli sfoghi d'aria, i tracolamenti, e riuscire a intercettarli prima è fondamentale, visto che si parla anche di stampi più complessi, e intervenire su quelli sempre con l'obiettivo di avere il minor numero di problemi successivi che poi intervenire su uno stampo diventa. Vorrei parlare della collaborazione con voi, adesso appena iniziata, e per portare avanti un nuovo modello di sviluppo partendo non dallo stampo ma addirittura dalla pressa. Esatto. Cioè adesso stiamo studiando in collaborazione sempre con Moldex Italia e con IMG Italia a Brescia un nuovo sistema di simulazione partendo dall'iniettore della macchina fino allo stampo, per cui tutto il percorso della mescola simulando tutte quelle che sono le variabili delle pressioni, delle temperature e diciamo simulare un ciclo dall'inizio alla fine proprio per dare al cliente finale il sistema di controllo dei dati dall'inizio alla fine. Questo è per noi, penso sia un valore aggiunto per lo stampo, per la pressa soprattutto, e a conoscenza della mescola potrebbe essere un nuovo step per migliorare ancora la produttività dei nostri stampi e ridurre i costi in produzione per i nostri clienti.